Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come vi avevo spoilerato su Instagram, oggi andremo a realizzare la Clara Bag, fedele compagna del cappello Clarabella che, se vi siete persi, dovete assolutamente rimediare. È proprio questo qui. Ho ripreso praticamente la lavorazione della tesa del cappello e ho realizzato su entrambi quindi un bel fiocco. Il cappello vi è piaciuto tantissimo, spero che vi piaccia anche la borsa che ho deciso di realizzare per abbinarla appunto al cappello, e può essere realizzata di tutte le dimensioni. Se la realizzate molto più grande può diventare tranquillamente una borsa da spiaggia. Io l'ho realizzata in versione media, quindi è pratica anche per uscire il giorno durante l'estate, per una passeggiata. Insomma, tutto spiegato durante il tutorial. Per quanto riguarda la borsa ho utilizzato due colori semplicemente perché poi ho terminato la rocca di giallo e quindi sono andata a rifinire con l'arancio, ma ovviamente voi potete tranquillamente realizzarla con un unico colore. Per realizzare questi due progetti ho utilizzato la raffia bellissima di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Se volete realizzare entrambi i progetti vi basterà prendere almeno 3 rocche di raffia, perché per la borsa ne occorrono circa 200 grammi, per il cappello 100 grammi, quindi una rocca. Comunque non mi perdo in chiacchiere, tanto come sempre è tutto spiegato durante il tutorial. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, così non vi perderete nessuna anteprima e nessuno spoiler, ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la Clara Bag e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 200 g di raffia. Io ho utilizzato anche un po' di arancio perché avevo terminato il colore giallo, ma in totale occorrono 200 g di raffia, uncinetto 4,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla lavorazione dei pannelli fronte e retro, in questo caso partiremo dal pannello frontale. Quindi iniziamo avviando un cerchio magico, facciamo le 3 catenelle che ci vanno a sostituire la prima maglia alta e a queste 3 catenelle andiamo ad aggiungere 15 maglie alte, tutte lavorate all'interno del cerchio magico. Lavorate tutte le maglie, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando questo filo, lo tiriamo per bene. Andiamo a chiudere il giro con chiusura invisibile, quindi entriamo nel primo punto lavorato, non nelle 3 catenelle, dall'interno verso l'esterno entriamo in questo primo punto, nella prima maglia alta. Prendiamo l'asola, la portiamo all'interno. Inseriamo l'uncinetto in quest'asola, nell'asola che abbiamo portato all'interno, in questo modo, tiriamo il filo in questo modo, facciamo una catenella, andiamo a sostituire la prima maglia alta facendo questo procedimento, facciamo girare l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo, lo portiamo sul davanti, inseriamo l'uncinetto nella stessa maglia di base, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 2 e le seconde 2. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. In alternativa potete utilizzare il metodo che utilizzate di solito. A questo punto andremo a lavorare un aumento per ogni punto, quindi inseriamo l'uncinetto nello stesso punto e andiamo a lavorare un'altra maglia alta e poi procediamo lavorando 2 maglie alte per ogni punto sottostante.
Terminato il giro lo andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, inserisco l'uncinetto nell'asola e nell'altra asola, tiro il filo, faccio la catenella e poi ripeto lo stesso procedimento per sostituire la prima maglia alta. In questo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia alta singola per tutto il giro, quindi vado a lavorare una maglia alta nello stesso punto per andare a lavorare l'aumento, poi una maglia alta singola nel punto successivo e procedo alternando 2 maglie alte ed una maglia alta per tutto il giro, ovvero un aumento ed una maglia alta. Terminato anche questo giro lo chiudiamo sempre nello stesso identico modo. Ripartiamo nello stesso modo. Nei prossimi giri procederemo con gli aumenti fino al raggiungimento della misura che ci occorre. Nella clip successiva vi lascerò lo schema scritto per quanto riguarda il progetto che sto lavorando io, quindi a questo punto raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Una volta lavorati tutti i giri, io ne ho lavorati 6 in totale ed ho raggiunto un diametro di circa 20 cm. A questo punto dobbiamo iniziare con la base del fiocco, esattamente come abbiamo fatto per il cappello, quindi mi vado ad avviare lo stesso numero di catenelle, ovvero 50 catenelle. Non andremo a chiudere direttamente con maglia bassissima, procederemo lavorando le catenelle. Fatte tutte le catenelle, a questo punto possiamo andare a chiudere con maglia bassissima nel primo punto del giro. Quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella e ripetiamo il procedimento per sostituire la prima maglia alta, ovvero facciamo girare l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo, lo riportiamo sul davanti, inseriamo l'uncinetto nello stesso punto di base, prendiamo il filo e poi, come facciamo di solito per la maglia alta, chiudiamo le prime 2 asole e poi le altre 2. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta. A questo punto si procede sempre con gli aumenti, tranne nella zona delle catenelle. Quindi nel giro precedente io ho terminato facendo un aumento e 4 maglie alte, quindi in questo giro andrò a lavorare un aumento e 5 maglie alte. Il primo aumento lo faccio nel primo punto, quindi una maglia alta già ce l'ho, facciamo una maglia alta nello stesso punto. Procedo poi lavorando una maglia alta nei 5 punti successivi. E poi di nuovo un aumento nel punto successivo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Procederemo alternando un aumento e 5 maglie alte per tutto il giro fino ad arrivare alle catenelle.
Sono arrivata alle catenelle, a questo punto procedo lavorando una maglia alta per ciascuna catenella, quindi in questa zona non farò aumenti. Quindi punto direttamente l'uncinetto all'interno della catenella e lavoro una maglia alta in ogni catenella, appunto. Ok, ho terminato il giro, lo vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto. In questo modo e poi riparto nello stesso modo, quindi sostituisco la prima maglia alta, faccio un aumento nel primo punto e poi si procede comunque con gli aumenti, quindi tra un aumento e l'altro ad ogni giro andremo ad incrementare sempre di uno. Quindi se per quest'ultimo giro abbiamo fatto un aumento e 5 maglie alte, in questo giro andremo a lavorare un aumento e 6 maglie alte e così via ad ogni giro. Quindi i giri di aumenti continuano tranne per la parte delle catenelle, quindi per la parte del fiocco dove andremo a lavorare i punti come si presentano. Quindi procediamo, vi lascio continuare da sole, ma nella clip successiva vi lascio lo schema degli aumenti, quindi raggiungiamo il numero di giri totali che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri e poi vediamo come procedere. Dunque, ho lavorato i 3 giri a maglia alta facendo altri aumenti e ovviamente sulla parte delle catenelle lavorando i punti come si presentano. A questo punto lavorerò gli ultimi 2 giri lavorando i punti così come sono, quindi non vado a fare altri aumenti. Procederò semplicemente lavorando i punti come si presentano. Quindi procedo sempre con l'avvio del giro sostituendo la prima maglia alta con il metodo che vi ho mostrato anche per il cappello e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante sia sulla parte del corpo borsa sia sulla parte del fiocco. Quindi lavoreremo altri 2 giri tutti a maglia alta senza fare aumenti. Lavorati anche gli ultimi 2 giri a maglia alta senza aumenti, questo è il risultato. Come potete vedere si è incurvata la lavorazione e abbiamo dato quindi profondità al pannello. Lo stesso procedimento lo ripeteremo anche per il pannello retro. Comunque ho terminato i miei giri, adesso vado a tagliare il filo, chiudo con asola di chiusura ed avremo terminato. Poi dobbiamo andare a creare la fascetta e il fiocco come abbiamo fatto per il cappello. Se vi siete persi il tutorial del cappello lo trovate indicato qui in alto o nel box info in basso.
Andiamo a fare un capietto iniziale e ci avviamo 5 catenelle. Ora torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Otterremo 4 punti di base. Ed ora procederemo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Trovate indicato qui in alto sia il numero di righe totali che la misura in centimetri. Ho lavorato 11 righe che corrispondono ad 8 cm. A questo punto tagliamo il filo ma lo lasciamo un po' più lungo perché ci occorrerà per cucire. Andiamo a creare il fiocco, stesso procedimento del cappello, non cambia nulla, quindi si va a piegare in questo modo. La piegatura viene in automatico, vedete qui andiamo a creare la V, lo pieghiamo in questo modo e poi andiamo a creare la classica forma del fiocco. In questo modo ci prendiamo la fascetta e andiamo a cucirla proprio qui intorno. Dobbiamo andare a bloccare il nostro fiocco. E mi avanza il filo, quindi con lo stesso filo vado a bloccare anche questo fiocco alla base qui, quindi dove abbiamo proprio questo punto noi dobbiamo andare a bloccare il fiocco. Quindi giriamo un po' il lavoro e andiamo a cucire questa parte qui del fiocco, questa parte qui della faccetta proprio sulla base qui. Se necessario diamo una sistemata al fiocco, volendo possiamo fare anche dei piccoli punti su queste due parti in modo da tenerlo fisso, e possiamo farlo facendo passare direttamente il filo tra le maglie, lo facciamo passare fino ad arrivare a questo punto, facciamo due punti molto nascosti, stessa cosa anche su questo lato, oppure possiamo farlo con il filo di nylon. Quindi una volta poi bloccate tutte le parti che vogliamo bloccare possiamo tagliare il filo. Questo sarà il risultato del pannello frontale, ovviamente poi dovremo vedere il tutto quando sarà assemblato. Per il pannello retro il procedimento è lo stesso, ovvero si parte con lo stesso numero di punti e si lavorano lo stesso numero di giri saltando la parte delle catenelle, quindi non si andranno a fare le catenelle ma si lavorerà in tondo lavorando lo stesso numero di giri, lo stesso numero di giri di aumenti e gli ultimi due giri senza aumenti. La partenza è la stessa, quindi ripeteremo lo stesso procedimento saltando la parte delle catenelle. Vi lascerò nella clip successiva lo schema completo di tutti i giri per fare il pannello retro. Ho terminato la lavorazione del pannello, come potete vedere l'ultimo giro l'ho lavorato con un colore diverso perché avevo terminato il colore giallo. Quindi avendo fatto l'ultimo giro con un altro colore, cosa ho fatto? Sono andata a riprendere con lo stesso colore il fiocco, giusto per non dare troppo stacco, e devo dire che il risultato mi piace. Non vi ho mostrato il passaggio perché ho semplicemente fatto delle maglie bassissime lungo il bordo superiore ed inferiore del fiocco, giusto proprio per riprendere il colore che sono andata ad utilizzare
sul pannello retro e con lo stesso colore andrò ad assemblare i due pannelli ed eventualmente anche a fare il manico. Quindi a questo punto mi chiudo l'ultimo giro con asola di chiusura e poi passiamo subito all'assemblaggio della borsa. Ovviamente se volete foderare questa borsa vi basterà ricavare due pannelli di tessuto della stessa forma e dimensione dei due pannelli. In questo caso dobbiamo andare a ricavare anche la forma V della parte superiore. Vi lascio il link del mio tutorial della fodera a pannello nel box di informazioni qui in basso. Comunque trovate tutto sul mio canale. Chiudiamo quindi questo giro. Passiamo quindi all'assemblaggio della borsa, che sarà veramente molto semplice. Allora, mettiamo un attimino da parte il pannello completo e prendiamo quello con il fiocco. Come potete vedere io ho già messo dei marcapunti e questa sarà praticamente l'apertura della mia borsa. Questi punti non andranno cuciti, mentre gli altri andranno poi cuciti all'altro pannello per chiudere la borsa. Come ho stabilito i punti? Ho semplicemente contato dal primo punto visibile dopo la piegatura del fiocco, quindi da questo punto ho contato 14 punti e ho messo il marcapunti nel 14esimo. Ho fatto lo stesso anche sull'altro lato, ho contato dal primo punto dopo la piegatura 14 punti e ho messo il marcapunti nel 14esimo punto. Andremo ad assemblare la borsa mettendo i pannelli dritto contro dritto. Cuciremo i due pannelli a punto basso sulla parte del rovescio, in modo che dopo, rovesciando la borsa, avremo una maggiore profondità. Quindi questo è il dritto del mio lavoro. Vado a posizionare al di sopra il pannello, è indifferente come lo mettiamo perché tanto comunque la forma quella è. I punti coincideranno perché abbiamo lo stesso numero di punti sia da un lato che dall'altro. A questo punto, in maniera super semplice, possiamo iniziare a cucire i nostri due pannelli insieme. Lo faremo, come vi ho già detto, a maglia bassa, quindi mi faccio il cappetto iniziale, utilizzo lo stesso uncinetto, mi tengo il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella metà catenella esterna, quindi proprio questa qui che ho verso di me, quindi ci inseriamo in questo modo. Vedete, ho inserito l'uncinetto all'interno della catenella al centro, inserisco l'uncinetto nella metà catenella esterna che ho segnato con il marcapunti in questo modo e procedo lavorando una maglia bassa. Punto successivo, prendo solo le metà catenelle esterne in questo modo e lavoro una maglia bassa e procederò così cucendo punto per punto fino ad arrivare all'altro marcapunti. Ultimo punto da cucire, tolgo il marcapunti e vado a cucire anche questo punto. Ed avremo quindi terminato la nostra cucitura. Con i punti da me stabiliti l'apertura della borsa resta molto stretta, ma per me va benissimo perché io poi non andrò ad applicare un'ulteriore chiusura. Se volete un'apertura più ampia della vostra borsa, spostate i marcapunti un po' più giù. Quindi a questo punto posso tagliare il filo, lo vado a bloccare tra le maglie e andiamo a rovesciare la borsa.
Ed ecco qui, questo sarà il risultato provvisorio, sono veramente super soddisfatta. A questo punto dobbiamo andare a creare i manici o il manico. Allora potete applicare sia una catena se volete indossarla per uscire, perché comunque ci sta, resta veramente una borsa super carina che può essere tranquillamente indossata anche per passeggio, perché c'è questo fiocco che la rende veramente graziosissima. Si possono anche applicare dei manici a spalla, cucendoli esattamente qui sul retro del fiocco ed ovviamente sul pannello retro sul retro. Si può mettere una tracolla sempre agganciandoci sui laterali. Io vorrei realizzare un monomanico, quindi dovrei agganciarmi esattamente su questa zona qui. Nel mio caso prendo la raffia arancio perché è quella che mi resta, faccio un cappio iniziale ed utilizzo sempre lo stesso uncinetto. Vado ad agganciarmi sul laterale, quindi mi aggancio esattamente su questo punto, prendo tutta la maglia in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa. Mi inserisco poi qui alla base della cucitura e faccio un'altra maglia bassa. Mi inserisco nel punto a fianco, quindi alla base dell'altra cucitura. E su questo punto qui, quindi dobbiamo lavorare 4 maglie basse. In questo modo ci siamo fatte una base per il manico. A questo punto volto il lavoro, senza fare la catenella procedo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Quindi mi vado a creare il mio manico semplicemente a maglia bassa. Procediamo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che vi lascio indicata qui in alto. Bene, una volta raggiunta la misura che volevo ottenere, circa 50 cm, a questo punto mi ritrovo in questa situazione. Quindi ho lavorato l'ultima riga sul dritto e adesso mi vado a congiungere sull'altro lato. Quindi mi posiziono in questo modo, vado ad inserire l'uncinetto esattamente in questo punto prima della cucitura. Inserisco l'uncinetto e vado ad inserire l'uncinetto anche nel primo punto del manico e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, qui dove c'è la cucitura, inserisco l'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel secondo punto del manico e lavoro una maglia bassa. Punto successivo della cucitura, punto successivo sul manico e lavoro una maglia bassa, punto successivo del pannello e punto successivo, ovvero l'ultimo, del manico e lavoro una maglia bassa. In questo modo avrò quindi cucito il manico alla borsa. A questo punto possiamo andare a tagliare il filo e a bloccarlo tra le maglie. E questo sarà il risultato finale della nostra borsa. Vi do un consiglio per quanto riguarda la chiusura. Per evitare che la borsa si apra o comunque perda un po' la forma, potete andare ad applicare 2 chiusure magnetiche, una su questo lato e una su quest'altro, in modo che una volta chiusa resta perfetta così, perché altrimenti se ne mettiamo una al centro poi comunque tende ad aprirsi. Io poi lo farò successivamente
Intanto vi mostro comunque il risultato finale della borsa terminata. Io sono super soddisfatta, spero che questo progetto piaccia anche a voi. Se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto, un bel pollice in su, e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato la raffia di Borgo dei Pazzi, disponibile in tantissime colorazioni. Io nello specifico ho utilizzato la numero 13 e la numero 11, che sono questi due colori super bellissimi che stanno benissimo insieme, ma comunque ci sono tantissimi altri colori disponibili che vi ho mostrato già nel tutorial del cappello, che se vi siete persi vi consiglio di andare a vedere. Ve lo lascio indicato nella qui in alto e nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo ovviamente di continuare a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!